Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di settembre 2026 sono letteralmente saltate. Wow! Abbiamo il sole e gli amanti, ragazzi. Devo dire periodo di espansione, periodo dedicato probabilmente alle relazioni, potrebbero essere quelle di amicizia, quelle amorose. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutto quello che propongo, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, link ai corsi gratuiti e al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un re di bastoni, abbiamo un 2 di spade, abbiamo un cavaliere di spade, regina di pentacoli, fante di bastoni, 5 di pentacoli, nove di spade, morte, eremita e imperatore. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'andamento energetico più importante. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, il denaro, i vari settori, insomma. Sono gli ultimi giorni per poter approfittare della promozione di agosto e in promozione c'è la lettura fast via WhatsApp. Sotto in descrizione trovate il video che vi spiega tutto. Bene. 5 di bastoni per il re di bastoni e fante di pentacoli. Sento come se questo re di bastoni fosse un momento decisivo nel mese di settembre dove prenderete un po' in mano una certa situazione e lascerete indietro questo 5 di bastoni. Eventuali conflitti che potrebbero essere interni o magari esterni con qualcuno, potrebbero essere delle divergenze, per qualcuno sono proprio intoppi a livello pratico. Andiamo a vedere il 2 di spade. Regina di coppe e 10 di pentacoli. Vi dirò che per qualcuno questi conflitti riguardano un gruppo, potrebbe essere una famiglia, un gruppo di lavoro, un gruppo di amici. O potrebbe essere riferito ad una persona specifica all'interno di questo gruppo. Andiamo a vedere, queste forse sono un po' troppe, ma prendo queste qui che sono cadute. 8 di coppe, matto, 7 di spade, stella, 6 di spade e asso di pentacoli. Dunque, c'è una certa velocità con questo cavaliere di spade. Ho anche la sensazione che mi parla un po' del andare a fondo, dell'andare oltre. Qui c'è qualche tipo di desiderio, qualche tipo di obiettivo, di modo di vedere le cose che potrebbe non essere completamente, mi viene da dire veritiero con questo 7 di spade. È come se si vedesse solo un lato della medaglia, mi viene da dire.
c'è qualche tipo di questione da guarire probabilmente. C'è anche un 6 di spade, quindi qui può far tranquillamente riferimento a un modo di pensare. Ed è per quello probabilmente che qua vengono i dubbi e ci sono queste divergenze. Però è anche vero che il 7 di spade è stato spiegato da una sacerdotessa e da un 4 di spade. È come se doveste farvi un esame di coscienza e ridefinire gli obiettivi o i nuovi inizi potrebbe essere. Andiamo a vedere la regina di Pentacoli. Abbiamo imperatore, giustizia e di nuovo il re di spade. Mm. Si va verso una concretezza diversa. Guardate, avete due cavalieri di spade, quindi è come se una volta che vi toglierete i dubbi, la velocità degli eventi sarà, diciamo, dinamica, superiore rispetto a quella di prima. C'è come il voler regolarizzare qualcosa. Qui potrebbe anche parlare di una compravendita di una casa. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Ce lo potrei vedere anche qui la compravendita della casa, eh. Andiamo con il fante di bastoni perché mi parla come di un nuovo entusiasmo, di una nuova avventura potrebbe essere, di qualche cosa di nuovo che state elaborando o che state cercando di manifestare. Diavolo e 3 di coppe. Mm. Due di spade di nuovo. Non vi nego, ragazzi, che effettivamente per qualcuno si può trattare di una situazione un po' ambigua, cioè una situazione a tre, o io lo sento così, ve lo dico come lo sento, poi adattate voi la lettura alla vostra realtà. C'è qualcuno vicino alla vostra famiglia, vicino al vostro nucleo familiare, potrebbero essere amici, amici di parenti, vicini, che vi ronza un po' intorno, io sento, o comunque a questa persona piacerebbe fare più parte della vostra vita, o come questa sensazione. Andiamo a vedere il 5 di Pentacoli. Sole e 2 di coppe, qui avevate sole e amanti. Mm. Allora, quello che mi viene da dire è che un amico, e mi veniva un po' qui, un amico o un'amica potrebbe trasformarsi in qualche cosa di più, oppure potrebbe anche essere che un amico o un'amica vi fa notare il vostro vero valore, perché comunque ricordiamo che la carta degli amanti fa riferimento anche all'amor proprio, a quanto uno si valuta, a quanto si ama, a quanto si rispetta. Andiamo a vedere il 9 di spade. Eremita e 8 di spade. C'è qualche tema che vi preoccupa per quello che riguarda l'autonomia, l'indipendenza, che può essere sia un'indipendenza economica, monetaria, un'indipendenza morale, magari per qualcuno, potreste essere persone che hanno sempre bisogno di essere consigliate prima di fare un movimento, però vi dirò che con questa morte qualche cosa cambia, qualche cosa si trasforma. La morte è la fine di un periodo e l'inizio della rinascita di qualche cosa di nuovo. E poi vediamo, l'eremita è un imperatore, quindi è la saggezza nel sistemare, creare, solidificare una vostra posizione.
Ci vedo molto la casa, perché qui abbiamo due imperatori, il 10 di pentacoli, il 4 di bastoni, 6 di bastoni e 4 di bastoni. Potrebbe anche essere una convivenza, ve lo dico così. Sì, è vero, c'è il tema dell'eremita, ma l'eremita io non lo sento come un momento di solitudine o di isolamento, lo sento più come un illuminare la strada con saggezza, perché c'è comunque un 4 di bastoni, quindi alla fine del periodo raggiungerete una nuova serenità, una nuova stabilità. E qui avete anche comunque questo 6 di bastoni che mi dice che c'è un'ufficializzazione, la conclusione di qualche tipo di percorso e di fatti c'è anche la morte sotto. Quindi sento come se all'inizio del periodo aveste bisogno di mettere a posto delle cose, di definire magari anche certi contratti, certi nuovi obiettivi, cambiare il modo di pensare, definire un po' la strada da percorrere in questo prossimo periodo. Potrebbe esserci qualche cosa da dover aggiustare, da dover ricalibrare, però vi dirò che tutto sommato, facendo questo percorso di lavoro interno, che vedo anche qui con l'8 di coppe, il 6 di spade, il 4 di spade e la sacerdotessa, sento che è come se alla fine riusciste a trovare una nuova luce interna, un nuovo amore per voi stessi. È un bellissimo messaggio, ragazzi. Andiamo a vedere settore per settore. Qui c'è la mia slide artigianale, voi sapete che potete appoggiare il dito sul cursore e spostarlo in base a quello che vi interessa. Allora, per i disoccupati, allora, sento che qualcuno di voi ha un posto specifico in testa o comunque sta cercando come in un settore specifico. Potreste anche avere una certa esperienza nel vostro settore e magari è per quello che mm, diciamo prediligete rimanere su quello di cui siete esperti. Sento come tanta concorrenza. Probabilmente ci sono tante persone che vorrebbero quel posto lì, però è anche vero che se le carte qua non mentono, c'è un'ufficializzazione, un qualche cosa di stabile con l'imperatore e il 4 di bastoni, c'è come una rinascita. Contratti sì, potenzialmente potrebbero essercene, quindi mi sento quasi quasi di dirvi che il periodo brutto è finito. Andiamo con i dipendenti. Allora, non partiamo proprio benissimo, ve lo dico sinceramente, perché c'è questo 5 di bastoni che può parlarmi di qualche scaramuccia, di qualche pettegolezzo di troppo, di qualche mm, gallina nel pollaio, me lo fate dire? Vale anche per gli uomini, che fanno le galline, non è solo una cosa per le donne, però ci sono come dei gruppetti, ecco. Nonostante questo, devo dire che riuscirete a gestire le cose al meglio. Cioè, ho la sensazione che l'indifferenza abbia il suo perché in questo caso. Rimanete nel vostro, mi viene un po' da dirvi ehm, di fare il vostro lavoro, che il karma c'è, esiste sempre e comunque. Per quello che riguarda gli autonomi, potrebbero esserci dei tagli da dover fare a livello lavorativo e quindi magari promuovere di più qualche tipo di servizio o prodotto e lasciare indietro qualche cosa che non è più così remunerativo come un tempo. Parliamo di progetti. Allora, questa sinceramente è la parte che vedo migliore in questa lettura, perché sento che qualsiasi sia il progetto che avete, otterrete aiuti da persone che la sanno più lunga di voi e vi daranno delle dritte per migliorare quello che già state facendo.
C'è possibilità di contratti, di vendite eventuali, se per esempio fossero brevetti, prototipi, non lo so, però c'è comunque una possibilità di vendita. Se avete un progetto iniziato da un po' e state cercando, insomma, di renderlo, come dire, lineare, questo è un buon periodo, nel senso che sì, sarà lineare. E, e devo dire che sarà un qualche tipo di movimento energetico per quello che riguarda i vostri progetti piuttosto veloce. Quindi sento come se ci saranno delle decisioni da prendere in fretta, è un po' il carpe diem del momento, no? Passiamo al denaro, ragazzi. Ora, non che vi manchi in questo periodo, anzi potrebbero anche arrivare come degli aiuti familiari, dei soldi in più, delle piccole vincite, qualcuno potrebbe trovare 50 euro sotto la ruota di una macchina, però c'è anche qualche spesa in più. Per qualcuno sono i figli, per qualcuno potrebbero essere i viaggi, per qualcun altro potrebbe essere qualche tipo di progetto. Sento come dei soldi extra che potrebbero uscire, però insomma, tutto sommato non ve la cavate male. Parliamo di relazioni. Iniziamo coi single. Allora, sento che all'inizio del periodo, ragazzi, potrebbe già esserci qualcuno. Supponiamo che non conoscete nessuno, che non avete messo gli occhi su nessuno. C'è questo bellissimo re di bastone all'inizio della lettura e quindi credo proprio che già all'inizio di settembre, poi dipende sempre dalla decade in cui siete nati, comunque diciamo inizio mese, potreste incontrare questa persona speciale, mi viene da dire, con questo fante di pentacoli potrebbero esserci vari punti in comune. È vero però anche che c'è questa regina di coppe, quindi qualche due sparso in giro, come lo sono sognato, no? C'è un 2 qui, un 3 di coppe qui. Ehm, per qualcuno potrebbe essere un'amicizia, un'energia vicino, come vi dicevo prima, all'ambiente familiare, che in qualche modo, diciamo, smuove le acque, ok? Mm, non vedo i cuoricini per adesso, sinceramente, però vedo un buon potenziale di rinascita, di equilibrio, di gioia, di felicità, di novità. Datemi una carta per l'eremita. 9 di spade. C'è come una sorta di iperriflessività, sento. C'è come una preoccupazione, perché il 9 di spade ce l'avete anche qui, quindi è doppio. C'è qualche cosa che vi preoccupa e probabilmente è per quello che siete un po' così, ecco, working in progress con questa morte. Non è ancora un taglio netto col passato, è un buttarsi nel futuro, però c'è un potenziale, secondo me. Però vi sento in un momento molto riflessivo qui. Andiamo con chi è in... Ah no, scusate, i segni zodiacali sono Sagittario, Scorpione, Vergine, Ariete e Acquario. Per chi fosse in una relazione, allora, molto concentrati sulla vita di coppia, mi viene da dire. Qualcuno di voi potrebbe essere come in fase di, passatemi il termine, controllo, cioè è come se steste monitorando se tutto va bene, se possono andare meglio le cose, se ci si può aggiungere qualcuno o qualche cosa al vostro equilibrio.
Ho l'idea che per qualcuno di voi ragazzi possa, sì, infilarsi una terza persona. Come vi ho già accennato prima, potrebbe essere quell'amicizia che diventa più intima, ma non a livello fisico, a livello emotivo, intendo. E da lì potrebbero effettivamente venirvi certi dubbi, farvi certe domande, mandarvi un attimino in questa modalità introspezione, non introduzione, che comunque male non vi farà, perché con questa morte sento che troverete una maggior stabilità, una maggior serenità. Mm. È come se doveste riflettere da soli con questo eremita. Relazioni clandestine, indefinite e complicate. Ni. Ni nel senso che non vedo grossi movimenti. Ehm, Più che altro ho la sensazione che potreste star zitti per amor di pace. Che poi arriverà questa pace anche per voi, c'è comunque questa morte alla fine, quindi c'è come la chiusura di un capitolo e l'inizio di un altro capitolo, però qua vedo tanto, sì, qui sì che vedo tanta solitudine. È come se vi steste domandando: sarà la cosa giusta? Per quanto tempo devo ancora aspettare? Sarà la persona giusta? Sento come farvi mille domande. Poi le cose, diciamo così, che si alleggeriranno verso la fine del periodo, però le domande saranno tante. Famiglia, potrebbe esserci una lieta novella in famiglia. Qualcuno potrebbe trasferirsi, potrebbe fare un viaggio. Ho come l'idea che potreste far buon viso a cattivo gioco per far contenti qualcuno, per far contento o contenta qualcuno, ok? Bene ragazzi, quindi lo sento comunque un periodo di espansione e di ritrovata serenità, perché queste carte veramente alla fine mi dicono che vi vedono e che c'è stabilità, c'è come un riconoscimento. Può anche essere il riconoscimento del proprio spazio personale con questo 4 di bastoni, eh. Ok, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Abbiamo libertà, andare avanti e lasciare andare, e qui risento questa morte, quindi c'è qualcosa di questi pensieri, di questa negatività, di questa modalità vittima che avete bisogno di lasciare indietro. Qui avete anche un 6 di spade, tra l'altro. E poi abbiamo la carta numero 5 che mi parla di chiarezza mentale. Parla anche di saggezza qua ed è un po' l'archetipo del mago. Scusate, dell'eremita, il saggio, che poi in realtà è anche un maestro, un numero 9 come arcano, no? Il 9 è il maestro in numerologia. Però è anche il numero della carta del Papa, che anche quello è un maestro. Io credo che vi trasformerete un po' nei maestri di voi stessi, eh? Cioè, è un po' come il mi spoglio di tutto quello che non mi serve e mi rigenero nuovo. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail o potete anche abbonarvi al canale. In quella sezione trovate
tutto il percorso delle credenze limitanti, solo che in più ci sono anche i temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di come risvegliare il terzo occhio, di come si vede nell'etere, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate dall'1 al 4, andrebbero viste in ordine cronologico e tenete presente che la 3 è divisa in due, 3A e 3B, quindi vanno viste parallelamente. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!